Allora, partiamo in questo caso come sempre dal numeratore e devo cercare di capire quando la radice di x quadro più 5 meno 2x sia maggiore o uguale di 0. Mi sposto il 2x dall'altra parte, quindi ottengo radice di x quadro più 5 maggiore o uguale di 2x. Ora, questa per come è fatta, insomma, non è semplice, perché rientra nei casi di disequazione irrazionale dove devo distinguere due sistemi. Cioè, il caso in cui ho che il termine che sta a destra, che si chiama b di x in genere, è minore di 0, oppure quando è maggiore o uguale di 0, quindi 2x minore di 0 oppure 2x maggiore o uguale di 0. Da notare che il 2 è una costante positiva, quindi non me ne faccio niente, lo posso togliere. Perché? Perché basta dividere tutto per 2 eventualmente, quindi non serve. Ora, nel secondo caso cosa si faceva? Una volta assicurati che era tutto positivo, si va ad elevare al quadrato quello che c'è. Quindi praticamente qui diventa x quadro più 5 maggiore o uguale di 4x alla seconda. Invece per quanto riguarda il primo basta dire x alla seconda più 5 maggiore o uguale di 0. E quindi noi abbiamo questi due sistemi, ma adesso che cosa notiamo? Che nel caso del primo sistema non c'è niente da fare, perché la risposta a questa domanda, quando è che x al quadrato più 5 è maggiore o uguale di 0, la risposta è per ogni x appartenente ad R, quindi non c'è niente da fare lì. Invece c'è da lavorare per quanto riguarda il secondo sistema. Nel secondo sistema intanto mi sistemo un po' le cose, portandomi il 4x quadro a sinistra, quindi in totale ho un meno 3x quadro più 5 maggiore o uguale di 0, e porto adesso il 5 dall'altra parte, cambio il segno e dunque il verso della disuguaglianza, ottenendo quindi x quadro minore o uguale di 5, e poi il 3 lo porto sotto, diventa così. Quindi x quadro minore o uguale di 5 terzi. Questo che cosa mi dice? Mi dice che sono soluzioni interne, quindi x minore o uguale di radice di 5 terzi e qui meno radice di 5 terzi. Ora quindi questa cosa si deve andare ad unire al fatto che la x deve essere maggiore o uguale di 0, quindi in realtà mi devo fermare a prima e quindi qui ci devo mettere 0, proprio perché me lo impone questa condizione qua, dove x è sicuramente positiva. Ma che cosa succede? Che io devo fare comunque l'unione delle soluzioni, quindi ok, dunque se vado ad unire i due sistemi, che cosa ottengo? Che per il momento la soluzione del mio numeratore cosa sarà? Sarà tutto l'intervallo che va da meno infinito a radice di 5 terzi. Quindi praticamente x minore o uguale di radice di 5 terzi. Questo è quello che mi dice il numeratore. Ora devo intervenire per quanto riguarda il denominatore. Voglio studiarlo quando è maggiore di 0. Vado a pensare a due numeri la cui somma faccia meno 4 e il prodotto 3. Basta prendere meno 1 e meno 3. Guardo quello che annulla qui, ossia l'1, guardo quello che annulla qui, ossia il 3. Il maggiore mi dice che le soluzioni devono essere esterne, quindi la risposta qui è x minore di 1 oppure x maggiore di 3. A questo punto questa qui è la soluzione del mio denominatore, che devo andare ad unire con quella del numeratore. Quindi quando vado a fare un grafico totale avrò 1, avrò questo radice di 5 fratto 3 e circa 1,29, quindi sta da questa parte, e poi c'è anche il valore 3 che devo inserire. Ora il numeratore mi dice vai prima di questo valore con il valore incluso. Il denominatore invece mi dice soluzioni esterne da qui, e quindi vado a tratteggiare dove non ho raggiunto il tutto col segno più. Adesso devo mettere i segni, quindi avrò più, meno, meno. Ora cosa devo prendere? Dovrò andare a prendere per forza il meno, perché se io guardo la mia disequazione all'origine,
mi chiedeva quando è che il tutto è minore o uguale di 0? Ok, quindi ci sono, la risposta sarà qui. Quindi io dovrò prendere la x compresa tra 1 escluso e questo valore che è radice di 5 terzi. Oppure dovrò prendere x più grande di 3. Quindi andiamo a vedere adesso, a confrontare con il risultato che è identico, perché appunto x compreso tra 1 e quel valore, che adesso andiamo a chiarire, è x maggiore di 3. Quindi adesso semplicemente andiamo a chiarire un attimo perché il libro presenta il risultato in maniera diversa. Beh, che cosa possiamo notare? Semplicemente faccio una semplice uguaglianza, no? E dico, ok, questa cosa qui è sicuramente uguale a 15 fratto il 3, se lo voglio mettere dentro la radice, lo devo fare al quadrato. Ecco, e da qui si spiega tutto, perché io posso sicuramente effettuare la divisione per 3, sia sopra che sotto. Sotto rimane 3 e sopra rimane 5. Ed ecco già svelato il mistero. Quindi questo è uguale a radice di 5 terzi. Altri chiarimenti. Discorso sul dominio. Perché non è stato utile alla fine il dominio? Perché qui la funzione al numeratore è sempre definita, anche se c'è una radice. Quello che c'è sotto la radice è sempre maggiore o uguale di 0. Quindi non devo fare niente. Il problema si pone al denominatore. Però che cosa succede? Anche qui abbiamo ottenuto gratis il diverso da 0, perché quando ho studiato io ho imposto il maggiore strettamente di 0 e il maggiore strettamente di 0 automaticamente esclude lo 0. E allora sono giunto quindi alla conclusione e questo è il mio esercizio.